È vero che dicono che le sfide sono ciò che rendono la vita interessante, però tu qui di sfide ne hai, in questo 2024, Buddha. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Voglio ricambiare con un caloroso abbraccio gli auguri che mi avete lasciato sotto l'ultimo post in community. A tal proposito dirvi che a fine lettura delle 3 varianti, quindi nell'ultima parte del video, risponderò a 11 dei vostri commenti scelti a caso, come promesso, facendo un sì o no con gli arcani maggiori. Direi invece ne riparleremo nel prossimo video perché avrà anche lui qualcosa da dirvi. Ma torniamo a noi. Siamo ad inizio anno e voglio farti una lettura per questo 2024, quindi subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi e andiamo a vedere passo passo il tuo 2024. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo direttamente i 3 mazzi per questo primo interattivo dell'anno 2024. Il titolo non poteva che essere Passo passo il tuo 2024. Andiamo a vedere cosa va a succedere in questo anno 2024. Sapete che un interattivo come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Per la variante numero 1 abbiamo il Buddha che rappresenta il risveglio, l'illuminazione. Per la variante numero 2 la piuma, che sono i messaggi del cielo o dell'universo, che dir si voglia. E per ultimo, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'anello, che rappresenta il vero amore. Focalizzatevi bene su uno dei 3 mazzi oppure sugli oggettini, come preferite voi, e andiamo a vedere passo passo il tuo 2024. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Buddha, suerte per te. Andiamo a vedere cosa va a succedere in questo 2024. Prima vado a darti 4 numeri che possono avere un senso per te o magari sono numeri fortunati per questo 2024. Vediamo per il Buddha. 3, 12, 74 e 40. 3, 12, 74 e 40 per il Buddha. Adesso vediamo chi sei tu. Vediamo chi è il Buddha. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è il Buddha? Buddha, sei di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci, ma potresti anche essere di un segno di terra, un toro capricorno vergine o avere l'ascendente in uno di questi segni. Buddha, tu sei sicuramente un qualcuno che ha a che fare col mondo spirituale, mago luna abbiamo qui, Ti vedo una persona molto spirituale, ti vedo un qualcuno che anche col re di coppe ci sta, la spiritualità. Sei ti sei portato dietro nel 2023 una situazione un po' pesante e probabilmente potresti in parte averla risolta di recente o stai per risolverla. Mi fanno vedere qui. Un qualcosa è ancora rimasto, cioè come se una situazione che ti limita qui, nel presente, mi fanno vedere, nonostante tu comunque abbia raggiunto, secondo me, sia in ambito, diciamo, sentimentale o lavorativo, ma ci vedo più tanto il lavoro qua, una buona, diciamo, posizione, nel senso, potresti fare un lavoro che ti soddisfa o essere particolarmente tranquilla o tranquillo lavorativamente parlando. Tu sei un qualcuno che ha raggiunto dei bei risultati in questo 2023, potrebbe anche essere negli studi, volendo, ma c'è quella classica cosa, ecco, che ci siamo
o ci stiamo ancora trascinando dietro che ci limita. Mi fanno vedere, eh? Buddha, tu sei un qualcuno che sì, c'è qua potresti fare un lavoro che ha a che fare con la comunicazione tu, mhmm, e che ti porta spesso e volentieri a spostarti, a muoverti, ti vedo in movimento. Ehm, Rispetto a quella cosa che ti dicevo, io penso che tu purtroppo, ehm potresti aver avuto a che fare, secondo me, con delle persone, poco sincere, e questa cosa, ecco, potrebbe averti causato qualche disguido, mi fanno vedere questo. Poco sincere, che sia negli affetti, nelle conoscenze, ehm, anche nei sentimenti, volendo. C'è una sorta di soprattutto nei sentimenti, guarda, una sorta di preoccupazione qua che tu hai e che probabilmente ti stai trascinando dietro già da un po'. Una conoscenza, un qualcuno che può avere a che fare anche appunto col tuo passato qua, una vecchia conoscenza anche. Ehm, Mi fanno vedere questo di te. Però ti vedo bene, a livello di realizzazione economica e lavorativa. Puoi stare tranquillo da questo punto di vista, mi dicono le carte, o sei tranquillo. Qui queste mancanze penso che siano in ambito sentimentale per te. C'è qualcosa che ci manca, che ti manca Buddha, nei sentimenti. Probabilmente possono essersi verificati dei fatti, un qualcosa che in questo 2023 potrebbe averti mandato un po' in crisi rispetto, a una persona, un amore, un affetto, un'amicizia, quello che è. E qui c'è un qualcosa che ci manca, una situazione che, per me ha a che fare coi sentimenti. Che sia amore, amicizia, conoscenze, un qualcuno intorno a te, ecco. Siamo preoccupati rispetto a una persona. E adesso andiamo a fare questa previsione per il 2024 per te. Per il Buddha, vediamo. Questa la mettiamo qui. Buddha, nel 2024 arrivano delle responsabilità per te. Può essere anche nel tuo lavoro, mi fanno vedere, vediamo un po'. Sì. Potrebbe esserci nel tuo lavoro, un cambio, nel senso, possono darti delle responsabilità in più o potrebbero anche chiederti di cambiare sede di lavoro, lavorativa, o comunque che tu debba cambiare, spostarti in più sedi rispetto al tuo lavoro. Questo nel 2024 mi fanno vedere, e mi dicono anche, che tu potresti in questo 2024 iniziare un corso di studio, o lo hai già iniziato, e portarlo a termine. Può essere allora un corso, qua fanno vedere, se stai studiando, oppure anche nella musica volendo, un corso di qualsiasi natura esso sia, vai ad iniziarlo e, lo porti a termine con soddisfazione. Potrebbe anche essere, sì, musica o una qualsiasi altra cosa. Qui parlano di uno studio
che tu intraprenderai in questo 2024. Quindi c'è una maggior responsabilità che ti verrà data nel lavoro o che avrai tu in generale, e poi l'inizio di un percorso di studi in un qualcosa. Ecco, dove imparerai un qualcosa che sarà fondamentale per te in questo 2024, che ti darà una bella soddisfazione. Poi qui le carte ti dicono che avrai bisogno poi di prenderti un periodo di riposo, Non a caso, guarda, la carta della responsabilità, e poi ci parlano di un periodo di riposo, perché forse ci sarà tanto lavoro in più, oppure un cambio in questo lavoro che farai, quindi e le carte ti diranno a un certo punto fermati, ti dicono a un certo punto fermati, perché avrai bisogno addirittura di riposarti. Pensa un po', Buddha. Quello che vedo è che in questo 2024, se sei solo, andrai a conoscere una nuova persona qui, e se invece non sei solo, è possibile che si vada a fare quel passo in più con una persona che tu già conosci. E per passo in più le carte ti dicono: attendi il momento giusto, non avere fretta, perché questo passo si farà, però a tempi e modi, non avere fretta. Qui c'è riposiamo, stiamo tranquilli, non agitiamoci, Buddha, perché allora, se sei solo, indicano che avrai la possibilità, può essere in primavera, dei mesi primaverili in avanti, la conoscenza di una persona, e se la conosci già, qui c'è un passo in più che si andrà a fare con questa persona, ma nel momento giusto. Io ci vedo dalla primavera in poi, può essere. Tornando a quello che ti avevo detto prima, quel corso, quello che potrebbe anche essere un corso di ballo, danza, se ti piace ballare, nel 2024. Musica, danza, tarocchi anche, considerando che comunque ti vedo una persona spirituale, l'avevamo visto prima nella tua descrizione. Per il 2024, ripeto, guarda, non a caso, ci sarà un momento in cui tu dovrai dire: mi fermo, mi prendo un periodo di pausa, perché tutte queste cose insieme non riesco a gestirle. Allora, ti spiego. C'è una persona con la quale tu andrai a fare un passo in più rispetto a questa relazione che voi avete, quindi potrebbe essere una convivenza, anche un matrimonio, o se non la conosci ancora la conoscerai, e in questo caso le carte ti dicono: attendi il momento giusto in ogni caso per fare questo passo. Allo stesso tempo, questo eccesso di responsabilità che ti verrà dato potrà portarti a dire: non ce la faccio e mi fermo. Quindi tanto lavoro, tante cose, tutte insieme. Lo studio, i sentimenti, il lavoro. Ecco, questo mi fanno vedere per questo 2024, per il Buddha. Quindi andiamo proprio a spaziare in tante cose, anche nei sentimenti. Non a caso io ti dico, se sei solo, qui indicano la conoscenza di una persona, dove le carte consigliano di
attendere proprio il momento giusto, nel senso per fare o questo passo con un qualcuno che conosci già, oppure con questa nuova persona che andrai a conoscere. Ecco, questo mi fanno vedere per te. Ti vedo con una bella energia in questo 2024, ehm, anche perché pausa, ricaricate le batterie, ritroviamo il nostro potere, Buddha. Però un momento di pausa sarà necessario, che sia nel lavoro, che sia in altre cose. Qui c'è troppa carne al fuoco per te. È vero che dicono che le sfide sono ciò che rendono la vita interessante, però tu qui di sfide ne hai, in questo 2024, Buddha. Quindi, con calma, chi va piano va sano e va lontano, attendi il momento giusto, approfitta di queste opportunità che ti verranno date. In particolar modo mi piace a livello sentimentale, avevamo già visto qualcosa prima per te, probabilmente questa preoccupazione che c'è adesso va a trasformarsi in questo passo in più con questa persona che tu già frequenti e che se non la frequenti conoscerai. Questo mi hanno fatto vedere per te, Buddha. Ed era un po'... ed è un po' la previsione per il tuo 2024. E cosa posso ancora dirti? Vediamo un po'. Poi qui, questo corso che vai a fare, musica, teatro, ballo, tarocchi, può essere tante cose. Scrivimelo un po' nei commenti quello che è, perché potrebbe anche essere nella spiritualità, tarocchi, carte, abbiamo visto per te che sei un qualcuno molto spirituale, Buddha. Ci vedo tanto la musica, la danza anche. Insomma, essendoci più cose in questa stesa, poi chiudo, ti dico che ciò che dobbiamo imparare a fare, guarda, lo impariamo facendolo. E questo era per te, Buddha. Ti dico adelante e buon 2024. Piuma, suerte per te. Andiamo a vedere cosa va a succedere in questo 2024. Prima però voglio darti 4 numeri che possono avere un senso per te o magari sono numeri fortunati per questo 2024 per la piuma. Questi 2, 21, 75 e 10. 2, 21, 75 e 10 e adesso vediamo chi sei tu, piuma. Vediamo chi è la piuma. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è la piuma? Piuma, sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, un ariete leone sagittario, ovvero l'ascendente in uno di questi segni. Piuma, tu sei un qualcuno che in questo momento ti vedo particolarmente malinconico o malinconica, per via di una situazione che può avere a che fare magari coi sentimenti. C'è un qualcosa che tu probabilmente ti aspettavi da parte di qualcuno e che non è stato, forse in queste feste di Natale, o avevi delle aspettative riguardo un qualcosa, ma probabilmente così non è stato. Mi fanno vedere questo. Ti vedo forse delle comunicazioni che non sono arrivate, o se sono arrivate, ecco, sono state diciamo un po' striminzite. C'è stata, diciamo, non tutto quello che tu ti aspettavi,
O magari può essere, un pensiero da parte di qualcuno che non è arrivato come l'avresti voluto tu anche. Qualcuno che può, far parte anche della tua famiglia, i tuoi familiari, i tuoi parenti, o non ti aspettavi un qualcosa, anche in ambito familiare se vogliamo, che non è stato propriamente quello che, ehm, avresti voluto tu. Io vedo questo. C'è stata una mancanza da parte di un qualcuno. Tradotto. Mh. Guarda, non a caso, l'avevo appena detto. E questa cosa ci ha fatto anche molto dispiacere, perché, sicuramente c'erano delle aspettative con questa stella e non sono andate a buon fine. Piuma, sai che a volte non puoi cambiare le cose, ma puoi sempre decidere come viverle. E allora vivitela bene comunque, mh? È come se tu, in un certo senso, fossi un po' lì un po' sul chi va là, un po' sul piede di guerra con rispetto ri scusa, rispetto a un qualcuno. Mh. Io vedo questo. Chi è la piuma? Piuma, tu sei un qualcuno che in questo 2023 ha preso una decisione importante e ha detto: "Nel 2024 voglio realizzare a tutti i costi questo qualcosa", e ti spiego. C'è un qualcosa che tu non sei riuscita a portare a termine o non hai avuto la possibilità di farlo nel 2023 e lo realizzerai in assoluto in questo 2024. Dici: "Questa volta lo faccio". Questo mi fanno vedere, e hai anche la capacità di farlo. Allora, riassumendo, questo qualcosa che non sei riuscita a fare nel 2023 per vari ovvi motivi, hai detto: "Nel 2024 lo faccio". Penso che il problema possa essere anche stato dal punto di vista economico, il non riuscire a portare, diciamo, a compimento questa cosa. Ehm, Se riguarda i sentimenti, magari probabilmente c'era una mancanza di fondi per riuscire, ecco, a fare una determinata cosa in coppia, oppure se riguarda te, qui fanno vedere che c'è questa cosa che non sei riuscita a fare nel 2023 e ti sei già messa, diciamo in azione, hai già mosso il primo passo verso questo qualcosa che andrai a realizzare in questo 2024, che è può essere, ecco, una qualsiasi cosa, dai sentimenti al tuo lavoro, a quello che è. Probabilmente è stato per una mancanza di, mhmm, denaro magari, soldi, non c'erano abbastanza fondi, ecco, per fare questo, non c'era abbastanza disponibilità economica, ecco. E tu sei, un qualcuno che ti vedo fare un lavoro manuale, nel senso come se avessi a che fare, potresti anche fare un lavoro d'ufficio, un lavoro, d'ufficio, manuale, o che hai a che fare comunque, potresti anche essere un contabile, una contabile, ecco, ti vedo fare un lavoro manuale. Mh. Per manuale intendo comunque
il contabile sì che fa un lavoro di testa, ma tu non so, come se movimentassi delle cose o delle situazioni, ecco, una cosa di questo tipo. E adesso andiamo a vedere cosa va a succedere per te in questo 2024. Per la piuma, vediamo. Mazzo centrale, energia neutra. Allora, la prima cosa che io vedo che succederà nel 2024 è che tu andrai ad intervenire per sistemare una situazione che ha a che fare con il tuo lavoro. C'è un qualcosa nel lavoro che tu fai che richiede tuttora anche la tua attenzione, probabilmente, e quindi che sia una qualsiasi cosa, ha a che fare col tuo lavoro e va sistemata, o se stai studiando, anche una cosa di questo tipo, c'è un qualcosa che tu andrai a sistemare e vediamo come. Può essere, ecco, guarda, non a caso sono uscite le stesse carte. Anche qua, quello che ti dicevo prima. Portiamo a compimento un qualcosa in questo 2024, Andiamo a sistemare quello che magari non ci permetteva di fare una determinata cosa e la portiamo a compimento. Questo, una delle prime cose che io vedo nel 2024. Penso che abbia tanto a che fare o con la tua situazione economica o con il tuo lavoro o con un qualcosa che quindi si sistemano, qualcosa di burocratico, se vogliamo, una cosa di questo tipo. Un'altra cosa che vedo per questo 2024 è che probabilmente ti sentirai, diciamo, un po' in guerra con l'ambiente che ti circonda qua, Tu piuma sei una persona particolare, sei un qualcuno che ha bisogno dei suoi spazi, sei un qualcuno che non ama, diciamo, essere troppo infastidito dalle persone, dalle situazioni, nei sentimenti. Io ti vedo una persona anche molto indipendente, un qualcuno che anche molto individualista, se vogliamo, nel senso, e qui o sarai circondato di persone un tantino fastidiose e sarà necessario mettere dei paletti o dei limiti in quello che può essere, ecco, la tua vita sociale, perché mi fanno vedere questo. Tu dovrai focalizzarti su questa cosa che devi portare a compimento, sistemare, ecco, senza lasciarti disturbare troppo da quello che è l'ambiente che ti circonda. Spero che tu mi abbia capita, perché qua fanno vedere proprio questo. È come se partiamo in quarta per fare questa cosa e poi veniamo costantemente disturbati da un qualcosa, da un qualcuno. Ecco, poi parliamo anche di sentimenti. Vediamo, l'avevo appena detto. Qui abbiamo una coppia. Un'altra cosa che vedo succedere nel 2024 per te è che innanzitutto ti vedo in coppia con una persona responsabile, affidabile, un qualcuno che
può già essere il tuo compagno, la tua compagna. Qui è proprio la carta del compagno giusto, l'anima gemella, la fiamma gemella, 2 persone complementari, ecco, e questa è una carta di responsabilità. Quindi nel 2024 ti vedo, diciamo, trascorrere questo anno in compagnia di quella che, o se non la conosci ancora, la conoscerai, che può essere la tua anima gemella o la tua fiamma gemella. Se la conosci già, qui è una conferma e c'è una carta di serietà, di responsabilità. Questa persona ha un ruolo o avrà un ruolo importante nella tua vita, un ruolo che può essere, che può far riferimento anche alla tua evoluzione, nel senso portarti a sperimentare determinate cose anche a livello evolutivo. Molto bello questo per te, e me lo fanno vedere nel 2024. Poi un'altra cosa che io vedo, sei una persona molto ambiziosa tu, Piuma, non ti accontenti e questo è molto positivo. Mi viene anche da dirti che bisogna volere l'impossibile perché l'impossibile accada, e questo vale per te, perché ti vedo nel 2024 una persona molto ambiziosa, sia nei sentimenti, ma anche in questo qualcosa che tu andrai a realizzare, questo qualcosa che non è stato possibile fare prima, e andrai a definirlo, ecco, perfezionarlo, portarlo a compimento in questo 2024. E sì, la giusta dose di ambizione, ecco, è quello che ci vuole per te. E dovrai anche un po' difendere questo qualcosa che, sia nei sentimenti, ma a livello proprio tuo di realizzazione, dovrai anche un po' difenderlo, perché sarà un qualcosa di importante, dicono le carte. Andrà protetto, andrà difeso. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Quindi c'è da combattere, combattere un po', sgambettare un po', con l'ambiente che ti circonda, o meglio, queste persone un po', se vogliamo, invadenti, perché tu rimanga focalizzato o focalizzata su quello che è il tuo obiettivo, su questa cosa che devi realizzare. E anche nei sentimenti, proteggi questa persona speciale che, se c'è già, continuerà ad esserci nella tua vita, e se non c'è ancora, qui c'è, io la vedo una persona protettiva e viceversa lo sarai tu nei suoi confronti. Quindi a livello di protezione sono carte molto belle queste. C'è un amore da difendere, da proteggere. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, Piuma, per questo 2024. E ti dico adelante. Anello, suerte per te. Andiamo a vedere cosa va a succedere in questo 2024. Prima però voglio darti 4 numeri che possono avere un senso per te. Magari sono numeri fortunati per questo 2024. Vediamo. Per l'anello 23, 69, 78 e 13. 23, 69, 78 e 13. Andiamo a vedere chi sei tu, anello. Vediamo chi è l'anello. Mazzo centrale, energia neutra per l'anello.
Vediamo chi è l'anello. Anello, sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli, bilancia, acquario, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Anello, tu sei un qualcuno che qua mi fanno vedere una cosa particolare. È come se tu fossi in questo momento, ti vedo in viaggio, o come se tu fossi, ecco, in un posto particolare e vorresti essere in un altro, cioè con il corpo siamo in un posto, ma con la testa siamo in un altro. Questo mi fanno vedere. Magari dipingi o sei disegni, sei un pittore, un artista, un qualcosa di simile, però siamo con il corpo in un posto e con la testa da un'altra parte, ti vedo. Anche questa carta me lo indica, eh. Anello, tu sei un qualcuno che sì, probabilmente c'è il cuore da un'altra parte, oppure ti senti un po' deluso, probabilmente da un qualcosa, da un qualcuno, c'è una sorta di speranza che tu continui, scusa, ad alimentare verso un qualcuno o un qualcosa. Sai, dicono che il sogno che si realizza senza sforzi non è un sogno. E qui tu la volontà ce l'hai di andare a realizzare un qualcosa per te stesso o con un qualcuno, però è come se, ripeto, io ti vedo con la testa altrove in questo momento, eh? Anche, guarda, l'avevo appena detto. Dove ce l'hai la testa, Anello? Scrivimelo un po' nei commenti, perché qui il sogno che si realizza senza sforzi non è un sogno e qualche sforzo lo dobbiamo fare, eh? O è necessario farlo? È necessario andare a conquistare questo qualcosa. L'avevo appena detto, ma le carte... Anello, tu hai... ti vedo, sei una persona molto saggia, molto riflessiva, un qualcuno, vedi, lo vedo di qua. Però sai, pensare, riflettere va bene, è giusto, anzi è fondamentale, pianificare, vedi? Però a un certo punto bisogna anche agire. E io penso che tu forse non stai facendo questo qualcosa che sarebbe necessario fare perché non ti senti abbastanza sicuro. C'è un qualcosa che non ti rende sicuro in questa situazione. Che sia, questo è un interattivo, però che sia nei sentimenti, che sia in un'altra cosa, anche, c'è una mancanza di sicurezza che tu hai. Non ti sto dicendo che tu sia una persona insicura. Probabilmente è dall'altra parte che c'è un qualcosa che, ecco, non vedi sufficientemente chiaro, oppure una mancanza di, così, certezze. Vorresti delle certezze in più, che magari mancano, non ci sono. Questo mi fanno vedere di te. E sai, dicono che se non si possono fare grandi cose, se ne possono anche fare di piccole in un modo fantastico. Allora, comincia un passo alla volta, senza fare tutto insieme. Pensa, rifletti, però poi un qualcosina devi cominciare a farlo qui, eh? E poi magari le certezze arrivano,
perché comunque con questo re di denari potrebbe anche essere una persona, rispetto a una persona, se parliamo di sentimenti. Queste certezze possono arrivare, però bisogna in un certo senso magari smettere di sognare e cominciare, ecco, a mettere giù il primo mattoncino, come si suol dire. E questo è quello che mi hanno fatto vedere di te. Tu potresti essere, io ti vedo un qualcuno che in questo 2023 si è trovato a dover sperimentare un cambiamento molto grande nella sua vita, o comunque io qua ci vedo che una situazione è proprio andata a cambiare completamente rispetto a quello che poteva essere, cioè c'è un grande cambiamento che sia interiore, anche dentro te stesso probabilmente. Ecco, ce lo vedo tanto dentro te stesso, in te stesso, scusa. C'è stato un grande cambiamento tuo e questo è positivo, perché se sono stati fatti degli errori, c'era, mi sembra Hilary Duff che lo diceva, dovremmo fare tutti degli errori perché è liberatorio. E allora ci siamo liberati. Ecco, vedo questo profondo cambiamento tuo che è stato nel 2023 e che ti porta ad affacciarti a questo 2024 come una persona migliore. Ecco, questo è quello che mi hanno fatto vedere di te. E adesso andiamo a vedere cosa va a succedere in questo 2024 per l'anello. Vediamo. Per l'anello. Mazzo centrale, energia neutra. Anche qui, forse era già uscito nella precedente lettura. Nel 2024 io ti vedo, c'è un'ambizione, ti vedo una persona molto ambiziosa, sarai un qualcuno che non scenderà a compromessi, come magari è stato per il 2023, non ti vedo più scendere a compromessi in questo 2024, che sia nei sentimenti, perché anche qui era già anche uscita prima, che sia in coppia, che sia nel tuo lavoro, con le persone che ti circondano, ecco, non scendiamo più a compromessi. Forse fa parte di questo profondo cambiamento che abbiamo visto in te nella prima stesa. Non scendiamo a compromessi. Non è più possibile farlo, anello. E questa è una delle cose che vedo per te nel 2024. Sarai un qualcuno che non si accontenterà di cose superficiali, ma andrà spesso e volentieri alla ricerca della verità in tutto. Probabilmente ci siamo accontentati nel 2023 e in questo 2024 non ci accontentiamo più. Mi fanno vedere questo. E poi ti vedo in coppia nel 2024 con una persona giusta, complementare con te. Era già anche uscita prima, quindi il 2024 è un anno intenso dal punto di vista anche sentimentale, con queste coppie che andranno a crearsi, anime gemelle, fiamme gemelle, guarda, questa carta vuol proprio dire quello. Destino. Nel 2024 tu andrai a conoscere
o a incontrare la persona destinata a te. Era scritto, guarda, proprio nel tuo destino, carta di destino con questa che parla del giusto compagno, dell'anima gemella, fiamma gemella. È probabile che sia anche per questo cambiamento che hai fatto tu, e non scendiamo più a compromessi, magari in relazioni che non ci soddisfano, oppure dove ci si accontenta. No, non ci accontentiamo più, anello. E questo è molto positivo. Poi mi viene anche da dirti, siccome abbiamo una carta di destino e qua di coppia, che l'amore vero può far paura, ma lasciarlo andare è un errore imperdonabile. Questa ricordatela per questo 2024, perché qui mi indicano un incontro importante per te. Un'altra cosa che vedo è che vedi, ti parlavo prima di ambizione. È come se tu in questo 2024, allora, o qui può esserci una laurea, un percorso di studi che va a compimento con degli ottimi voti anche, o comunque qui è proprio la carta, c'è un qualcosa, secondo me ha a che fare con gli studi, una laurea, un lavoro, l'apertura di un'attività per te, oppure un qualcosa di importante fanno vedere, un qualcosa dove tu sarai un po' il protagonista, ma io ci vedo una laurea o un qualcosa anche di ufficiale, molto, dove tu sarai un po' il protagonista in questo 2024. Chissà, potrebbe essere, c'è come un dono, una capacità che tu hai in un qualcosa, però io ci vedo tanto, sì, potrebbe anche essere qua qualcosa che ha a che fare col mondo dello spettacolo, non lo escludo. Però anche a livello di studio, laurea, diploma, quello che è, nel 2024 lo raggiungiamo. Un'altra cosa che vedo per il tuo 2024 è che farai, secondo me, un cambio di casa. Un cambio di casa, oppure un trasloco, un cambio di casa, uno spostamento, o che ti dovrai spostare per via del tuo lavoro. Ti vedo in una zona di mare anche, dove ti sposterai o ci andrai ad abitare, qualcosa che ha a che fare col mare in questo 2024 per te. E per il tuo 2024 un'altra cosa che ti voglio dire è che è possibile che tu possa sentirti per un periodo un pochino solo o sola nell'andare ad affrontare una situazione che ha a che fare con un qualcosa legato alla tua famiglia, nel senso che forse c'è una decisione da prendere, qualcosa da definire che ha a che fare con la tua famiglia, ma in quel caso ti sentirai un po' solo, come se dipendesse da te. Ecco, mi fanno vedere questo, anche se avrai la fortuna di poter condividere o incontrare questa persona a te destinata, rispetto a un qualcosa che ha a che fare con la tua famiglia, ti sentirai
di doverlo fare da solo. È come se fossi tu a dover condurre questa situazione, a dover scegliere, a dover portare a termine un qualcosa e che è legato alla tua famiglia. Questo mi fanno vedere nel 2024 per te. E un'ultima cosa che ti dico è qui spesso e volentieri molte persone nel 2024 chiederanno il tuo aiuto, mi fanno vedere qui, per andare a risolvere un po' delle, non so se è il tuo lavoro questo, nel senso che è come se tu dovessi andare a risolvere problemi per altre persone, o spesso e volentieri ci sono persone che chiederanno proprio il tuo aiuto per andare, diciamo, a sbrogliare un po' delle cose che a loro non riesce e invece a te sì, perché probabilmente, ecco, sei ferrato in un qualcosa e riesci ad aiutare, riesci a fare. E ce ne sarà una in particolare, ma non vedo che abbia a che fare con la tua famiglia. Un amico, un'amica ti chiederà un favore, ecco, una cosa di questo tipo, come se tu dovessi andare a risolvere un qualcosa per un qualcuno. Magari può essere anche nel tuo lavoro, ma io ci vedo al di fuori della famiglia un qualcuno che ti chiederà di aiutarlo a risolvere un qualcosa. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, Anello, per questo 2024. Mi piace molto questo discorso del destino per te, nonché anche tutto il resto. Questa laurea, se ci sarà, o comunque questo qualcosa che è importante per te, che andrai a realizzare. Chissà perché ci vedo tanto lo studio qui. E questo era Anello. Potrebbe anche essere l'arrivo di un'eredità, un qualcosa anche di questo tipo, non solo una laurea, anche, ci vedo anche un'eredità. Che poi dicono che la vera eredità non è quella materiale, ma quella spirituale. Quindi destino. E ho detto tutto. Ti dico adelante, Anello, e buon 2024. E adesso vado a rispondere a 11 dei vostri commenti, scelti a caso qui sotto il post in community, quello degli auguri, come promesso. Li scegliamo un po' così a caso, facendo scorrere quello che si ferma. Il commento che si ferma, ecco, in questa posizione, lo leggiamo e rispondiamo. Quindi iniziamo dal primo, vediamo quello che viene. Tantissimi auguri e buon Natale, questi sono auguri. Buon Natale, grazie per quello che fai per noi. Questa è Giulia. Io vorrei sapere se la persona che è nel mio cuore mi ama e si farà sentire. Grazie. Rispondiamo per Giulia. Vediamo con gli arcani maggiori per Giulia se questa persona si farà sentire. Vediamo. Giulia. Vediamo se questa persona si fa sentire per Giulia. Sole, stelle, ruota, assolutamente sì. Giulia, questa persona per me si è già fatta sentire, sicuramente, magari per Natale, per gli auguri, è un sì per Giulia. Andiamo avanti, utilizzo queste carte per ricordarmi a che punto sono. Vediamo. Questa è Simona. Buonasera carissima Nadia e grazie mille per i tuoi auguri. Ricambio gli auguri, buone feste a tutti voi. Vediamo se mi scrive: il mio desiderio è trovare un lavoro nuovo e essere felice, o perlomeno serena. Vediamo se
Simona trova un lavoro nuovo. Vediamo, per Simona se c'è un lavoro nuovo. Per Simona. Vediamo se c'è un lavoro nuovo per Simona. Lavoro nuovo. Papessa, luna e temperanza. Per il momento no. Ci sarà, sì, però per il momento no. È possibile che rispetto a questo lavoro che stai facendo c'è un qualcosa che non ti piace, o comunque giustamente se lo vuoi cambiare, se vuoi un lavoro nuovo, però dicono che c'è da attendere ancora per questo lavoro nuovo, Simona. Vediamo. Imperatrice, imperatore e eremita. Sì, ci sarà questo lavoro nuovo. Ah, io ti vedo fare un lavoro d'ufficio o un lavoro di responsabilità. Comunque il lavoro nuovo ci sarà, non subito, può essere nella seconda metà del 2024. Andiamo avanti. Questa è Germana. Buon Natale a te, desidero cambiare la mia vita seguendo il cuore nonostante l'incognita, che ci sarà. Devo diventare più forte. Vediamo se Germana... C'è un cambio di vita per Germana, vediamo, se c'è un cambio di vita o una prospettiva di un cambio, qualcosa. Vediamo, Germana. Eremita, forza, temperanza. Anche qua. Per il momento ancora no, però per questo cambio di vita c'è un qualcosa che tu devi andare a fare, ti devi impegnare, ti devi sforzare, perché tendenzialmente in questo momento è come se tu non avessi probabilmente tutta la volontà necessaria per fare questo cambio e che ti servirà. Cambio di vita potrà esserci, ma dipende anche molto da te. E questo è quello che hanno risposto per Germana. Forse in questo momento manca ancora un po' la volontà per fare questo cambio. Andiamo avanti. Vediamo. Claudia. Il mio desiderio che ormai si sta legando alla necessità di migliorare la qualità della mia vita e della mia salute è quello di essere trasferita per il lavoro vicino a casa. Spero sempre. Vediamo Claudia se c'è questo trasferimento nel lavoro vicino a casa, se ci trasferiamo vicino a casa. Claudia. Si trasferiscono Claudia. Vediamo se trasferiscono Claudia. La luna, la papessa e il sole. Ne metto giù ancora una. Stelle, appeso e torre. Ma allora, io questo trasferimento per il momento non lo vedo, nel senso che ti fanno ancora aspettare e vediamo innamorati, mondo e imperatore. Allora, vedo un trasferimento, però non so perché, non proprio vicinissimo a casa. Ecco, ci sarà, ma non proprio vicino a casa, forse da un'altra parte rispetto a dove sei adesso, però non è proprio vicino a casa, perché per me il mondo è un trasferimento, sì, ma non vicinissimo a casa, non quello che speri tu. E questo era per Claudia. Andiamo avanti. Ciao Nadia, buon Natale anche a te. Mi domando se nel 2024 riuscirò ad ottenere stabilità sul lavoro. E questa è Rosa che lo chiede. Vediamo se Rosa
riesce ad ottenere una stabilità sul lavoro. Per Rosa. Stabilità sul lavoro per Rosa. La papessa, l'imperatore e il papa. Sì, ci vedo una stabilità sul lavoro per te. Se stai facendo un lavoro a contratto, io ci vedo un contratto a tempo indeterminato, o comunque sicuramente stabilità. Con queste 3 carte per Rosa. È un sì. Andiamo avanti, vediamo. Qui non si capisce perché user è il nome. Buon Natale, il mio desiderio è trovare un nuovo lavoro. E vediamo se questa persona è user, quindi non si capisce chi è, però ha scritto buon Natale, il mio desiderio è trovare un nuovo lavoro. Vediamo se troviamo un nuovo lavoro. Vediamo se questa persona trova un nuovo lavoro. Torre appeso e papa. Per il momento non vedo che trovi un nuovo lavoro, nel senso che continuerai un po' a fare quello che stai facendo come se fondamentalmente fosse il lavoro giusto per te o quello che comunque può darti, ecco, una come se fosse un po' il lavoro giusto, però un nuovo lavoro non vedo per il momento, Per questo user, se non ti riconosci avevi scritto buon Natale, il mio desiderio è trovare un nuovo lavoro, grazie. Qua per il momento non lo vedo. Andiamo avanti. Buongiorno, vorrei sapere se riuscirò ad acquistare la casa il prossimo anno. Grazie mille, e lo scrive Daniela o Danielita. Danielita mi sembra. Vediamo se Daniela riesce ad acquistare la casa il prossimo anno, 2024, se Daniela acquista la casa. L'appeso, la papessa e la ruota. Il carro, le stelle, la torre. Allora, acquisto di casa l'anno prossimo, si crea, diciamo, l'opportunità, sì, può esserci, ma non lo vedo ancora l'anno prossimo, Però potrebbe essere, che tu, ti trasferisca, ecco, in una casa che magari non puoi acquistare subito, però non vedo l'acquisto il prossimo anno, no. C'è un trasferimento che tu farai, sì, ma non sarà in una casa acquistata. Le carte dicono questo. Potrebbe essere che l'acquisto venga posticipato al 2025. E questo è per Daniela o Danielita. Se ci vedo io sono anche un po' cieca, Andiamo avanti. Vediamo. Questa è Orietta. Tanti auguri. La mia domanda: come si svilupperà la mia relazione con Michele? Vediamo Orietta e Michele, come si svilupperà questa relazione. Orietta e Michele. Orietta e Michele. Il matto, il diavolo e il mondo. Ma io qua tra voi due ci vedo una gran bella passione. Ci vedo continuità sicuramente,
Manca un po' di certezze, questa vostra relazione. C'è un qualcosa che probabilmente è una relazione a distanza. Potrebbe essere una relazione a distanza. Ci vedo una gran bella passione e vediamo come si sviluppa. C'è un cambiamento, papessa e luna. Qua Orietta, devi alimentare questo fuoco della passione, perché potrebbe essere una relazione basata, diciamo, esclusivamente su questo qualcosa di passionale molto forte, intenso che voi avete, però per questo 2024, scusa, potrebbe non darti tutta quella certezza che vuoi tu, o comunque non la vedo una relazione ufficiale. Potrebbe non diventare una relazione ufficiale. Ci vedo però una gran bella passione e potresti avere a che fare con un qualcuno distante da te o una relazione a distanza. Qualcosa di questo tipo. Per Orietta e Michele. Andiamo avanti. E qui è user nuovamente. Buon Natale cara Nadia, riuscirò ad avere una casa tutta mia. E qui si deve riconoscere in quello che ha scritto. Buon Natale cara Nadia, riuscirò ad avere una casa tutta mia. E qui è sempre user il nome, che è un qualcun altro, però probabilmente YouTube ripete quel nickname. Vediamo se questo user riesce ad avere una casa tutta sua. User. Il Papa, la temperanza e l'eremita. Sì, ce la vedo, Ce la vedo nella seconda metà dell'anno. Per user. Una casa tutta tua, però non subito. È possibile che tu l'abbia già trovata questa casa, oppure che sappia già in che zona la vuoi, come la vuoi. E io ce la vedo da settembre in avanti, negli ultimi mesi del 2024. Andiamo avanti. Qui dice buon Natale, anche se quest'anno va così, ma va bene lo stesso, io spero di trovare un po' di serenità e magari un buon compagno, dato che per anni sono stata presa in giro. Aiuto, qui è Daniela che mi fa la domanda se troviamo un buon compagno. Vediamo se troviamo un compagno per Daniela in questo 2024. Per Daniela, se troviamo un compagno. Daniela, il compagno. Le stelle, morte e torre. Per il 2024 ancora no. Non lo vedo, sai Daniela? Diciamo che ci sono delle aspettative sicuramente di volerlo trovare, però per questo 2024 questa persona, diciamo, un po' più seria di quello che sono state le precedenti, ancora non la vedo. Vediamo un po'. Luna, Papa e Carro. Per me 2025. Un qualcuno con il quale poi ci vedo anche un cambio di casa, un trasferimento, però è 2025, non 2024, Daniela. Andiamo avanti. Vediamo. Questa è Mary. A breve mi fidanzerò. E Mariana è il nome. Grazie, tanti auguri, complimenti. Quindi per Mariana vediamo se a breve si fidanzerà. Vediamo se c'è un fidanzamento per Mariana. L'eremita, il mago e il mondo.
Ma allora, se stai già con una persona, non vedo un fidanzamento, vedo che la devi ancora conoscere ed è una nuova persona, sì, ehm, ci sarà un fidanzamento. Allora, se sei sola è un sì, se stai già con una persona, la persona con cui stai non ci vedo il fidanzamento, ma lo vedo con una nuova persona e potrà essere, nella primavera, se non lo conosci, perché probabilmente questo mago ancora non lo conosci ed è in primavera che lo conoscerai e poi ci sarà anche un fidanzamento, Vediamo. Sì. Qui è un colpo di fulmine, è una gran bella passione con un qualcuno dalla primavera in avanti, Mariana. E potrebbe essere un qualcuno che conosci anche via social, internet, quelle cosine lì. Però è una persona nuova e ci vedo sì, un fidanzamento, una passione, un colpo di fulmine e fidanzamento per Mariana. Andiamo con l'ultimo. Vediamo. Il nome è Giovanna. Giovanna chiede: ciao Nadia, che io e l'uomo con cui mi frequento spero di avere una convivenza. Allora, per Giovanna, vediamo se con quest'uomo abbiamo una convivenza. Per Giovanna, se c'è una convivenza con quest'uomo che sta frequentando. Vediamo se per Giovanna c'è una convivenza. L'appeso, l'imperatrice e la morte, per il momento no. Vediamo se c'è una convivenza per Giovanna. Il carro, forza e papessa. Ma tu comunque sei un qualcuno che sta anche bene da sola, Giovanna. C'è una convivenza, sì, ci sarà una convivenza. E che per me include anche un cambio di casa comunque, o un trasferimento. E poi tu comunque sei un qualcuno che sta bene anche da solo, o da sola, scusa Giovanna. Ci sarà e la vedo nell'estate del 2024. Estate, luglio, agosto, giugno, luglio, agosto. E questo era per te, Giovanna. Con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita, ho risposto alle vostre 11 domande, come promesso, ricambio anche i 200 auguri qua che mi avete fatto e vi auguro un buon inizio anno, buon 2024 e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!